avete aperto questo video, siete appassionati di hi-fi, state cercando il vostro primo o prossimo giradischi, siete curiosi. A me vanno bene tutte le opzioni, sia chiaro. In ogni caso, che voi siate appassionati o semplici curiosi in questa giungla elettrizzante che è l'hi-fi, di certo saprete che la rinascita del vinile è un fenomeno assodato. Di conseguenza, il mercato dei giradischi, che è stato fermo o nell'ombra per anni, oggi sta vivendo una seconda giovinezza e alcune aziende più di altre stanno interpretando questa fase come un'opportunità irrinunciabile di evoluzione dei propri modelli di punta. Tra queste aziende virtuose c'è sicuramente l'austriaca Projet. Il suo nuovo Debut Carbon Pro arriva per festeggiare i 30 anni di attività e per migliorare il modello da sempre più apprezzato e venduto, ma anche per settare un nuovo standard qualitativo nella fascia di prezzo al di sotto dei 1.000 euro. Sono curioso come voi di scoprire se c'è riuscita. Unboxing, installazione e recensione in questo video. Doveroso il mio ringraziamento ad Audiogamma che mi ha inviato il Debut Pro per realizzare questo video con la solita preziosa collaborazione di hi-fi di Prinzio, che potrete chiamare o contattare via mail per avere qualsiasi informazione aggiuntiva su questo giradischi o su qualsiasi altra cosa. Ricordate di segnalare che vi mando io per ricevere il trattamento riservato alla community di Vinilicamente. Tutti i riferimenti per raggiungerli, come sempre, sono qui sotto in descrizione. La mia storia con Projet non è iniziata nel migliore dei modi qualche anno fa. Inutile nascondere il fatto che ho dovuto ammattire non poco per togliere un fastidioso ronzio dal mio Essential. Poi ce l'ho fatta, ma è stata un'impresa. Oggi questo non succede più. Per il canale e per sfizio, per curiosità, ho potuto e voluto provare molti modelli dell'azienda austriaca in diverse fasce di prezzo e ho sempre trovato degli apparecchi ben progettati e ben assemblati. Nessuna traccia di ham. E perché vi dico questo? Perché per essere un'azienda leader del settore, se vuoi esserlo, devi investire in ricerca e sviluppo e intervenire di conseguenza. E soprattutto negli ultimi anni Projet sta dimostrando di voler ampliare la propria clientela aumentando la qualità dei componenti anche nei modelli entry level. Non solo, sta portando il concetto di primo giradischi da acquistare su un altro livello. Ecco cosa vuole fare il Debut Carbon Pro: ripensare il proprio modello di riferimento settando nuovi standard basati sull'incremento e l'evoluzione del mercato, nonché degli appassionati. La teoria è molto bella, si sa, ma la pratica lo è sempre di più, soprattutto per un maneggione come me. Cosa ci arriva? Intanto spacchetto, poi si entra nei dettagli. Sacchetto con cavetteria e accessori. Appena ho finito di spacchettare vi faccio vedere meglio. Guida rapida di utilizzo e manuale d'uso. Ovviamente non vi arrivano così, perché non sono questi, sono fatti così ma non sono questi. Vedete, sono dei fogli che ho stampato io. Per quale motivo? Perché chi ha effettuato la recensione prima di me, non so chi sia stato, presumo una testata giornalistica, si è dimenticato di reinserire il manuale d'uso e la guida rapida di utilizzo, però l'ho stampato per farvi vedere più o meno che aspetto hanno. Sono cose che succedono, nessun problema. L'importante è che il giradischi poi sia funzionante. Poi qui c'è il solito cartone per proteggere il coperchio, che dopo mostriamo meglio. Qui dentro c'è l'alimentatore con i vari adattatori e qui c'è il corpo del giradischi che tolgo per farvi vedere che sotto c'è piatto con tappetino in feltro, ma tolgo questo scatolone e vi faccio vedere meglio tutto. Quindi così ci arriva il plinth e tra poco vi do tutti i dettagli di come è fatto, di come va montato. Abbiamo visto poi il tappetino in feltro tipico Projet e un piatto bello spesso, bello pesante, con un bel rinforzo in TPE per ridurre le vibrazioni e quindi
ottenere una migliore resa sonora dalla diminuzione delle interferenze. Veramente, veramente bello e massiccio, bello e massiccio. Non ho mai provato un giradischi Project con un piatto fatto così bene, mi fa piacere e lo appoggio. Qui questo lo sposto un attimo, vi avevo fatto vedere che qui era presente l'alimentatore con i vari riduttori e adattatori, insomma, più che riduttori, adattatori. C'è ovviamente quello per la presa di casa nostra e poi anche le altre. È il tipico alimentatore che viene utilizzato sui giradischi Project da 15 volt se non sbaglio. Installare il riduttore è semplicissimo, basta fare così e girare e sentite lo scatto, quindi è già pronto. Poi qui c'è la cavetteria. Ma perché io mi sono messo a stampare così per farvi vedere che esistono questi due fogli? Perché negli ultimi anni Project finalmente ha iniziato a inserire all'interno dei propri giradischi delle guide rapide di utilizzo che, ripeto, arriverà leggermente diversa rispetto a questa, però ci sono tutte le informazioni necessarie per installare i giradischi correttamente anche per chi non ha mai avuto un giradischi in casa. Quindi questa è un'aggiunta degli ultimi anni di Project veramente azzeccata e apprezzata. Cosa c'è nel sacchetto? Qui dentro cavi RCA di Project Connected, questi cavi che abbiamo visto negli ultimi modelli di casa Project, molto ben fatti e suonano anche bene. Qui dentro ci sono le due cinghie, una per 33-45 giri e poi c'è quella piatta, insomma, e poi c'è quella tonda più fine che è per 78 giri. Qui dentro c'è il pesetto per l'anti-skating, ripeto, adesso vediamo tutto. Qui dentro poi c'è il contrappeso da mettere dietro il braccio, prima dima e seconda dima, adattatore per 45 giri con brugolina per manutenzione e qui dentro ci sono altre due brugoline che ci servono anche per alzare e abbassare il braccio, perché una delle novità di questo Debut, di casa Debut, è che si può alzare e abbassare il braccio, cosa che prima negli altri modelli non si poteva effettuare. Ora che abbiamo spacchettato tutto, inizia il divertimento vero, quello che aspettiamo a gloria dal momento in cui abbiamo acquistato il nostro nuovo giradischi, che sia il primo o l'ennesimo non fa differenza. Quindi posizioniamo la cinghia piatta, quella con la scritta Project, nella puleggia più piccola in questo modo, con movimenti molto delicati. Se vogliamo essere ancora più delicati indossiamo dei guanti e quindi la adagiamo nella puleggia più piccola in questo modo, poi si assesta da sola dopo qualche giro. Se vediamo che non si assesta, naturalmente gli diamo qualche colpettino leggero per farla scendere un pochino più in basso e ci siamo. Dopo qualche giro poi si assesta da sola. Quest'altra cinghia in dotazione, vi ricordo, serve solo per i 78 giri, perché 33 e 45 giri li faremo viaggiare con questa cinghia che non dovremo cambiare quindi manualmente, ma fa tutto tramite switch e ora lo vediamo. Quindi questa cinghia più fine, rotonda, che con lo stesso movimento ma ancora molto più cautamente, perché tende a spezzarsi più facilmente se siamo incauti. Se facciamo le cose per bene non succede nulla, quindi state tranquilli. Ma se la tiriamo come se fosse un elastico, poi ci rimane in mano. Quindi molta attenzione, va nella puleggia, quella più grande, quella più bassa, questa qui che è in basso. L'installazione è la stessa. Cinghia messa, tocca al piatto, che installiamo molto semplicemente, così non è semplice vedere perché non riesco a centrare il buco, quindi mi alzo un attimo, ecco qua, e ci siamo. E ovviamente tappetino in feltro, o quello che vogliamo, che acquisteremo a parte. Questo è quello in dotazione. Mettiamo il giradischi in bolla
e in questo caso è perfettamente in bolla. Nel caso in cui non lo fosse, possiamo sistemare utilizzando i piedini antivibrazione regolabili. Sono qui sotto, sono 3, come ogni debut, sono facilmente regolabili in altezza e quindi possiamo mettere perfettamente in bolla il nostro giradischi. E lo ricordo, l'ho già detto in altri video in cui vi ho mostrato altri apparecchi, è fondamentale che il vostro giradischi sia in bolla, che il nostro giradischi sia in bolla, così come è fondamentale che il giradischi poggi su una base solida. E ovviamente i mobili per hi-fi oggi come oggi sono facilmente reperibili online tramite ordini direttamente alla casa costruttrice, quindi potete sbizzarrirvi e si va su ogni fascia di prezzo, quindi non ci sono scuse. Per far suonare come si deve i nostri vinili, giradischi in bolla e mobile per hi-fi o comunque una bella base solida dove poggiare il nostro giradischi. 2 aspetti fondamentali, poi ce ne sono altri, ma questi sono molto importanti, non li sottovalutate. Ci siamo spostati sul braccio, a questo punto installiamo il contrappeso, come vedete in alluminio, con innesto centrale in TPE, lo installiamo come sempre qui dietro al braccio. Non dobbiamo fare in questo momento delle regolazioni fini, l'importante è farlo entrare nel suo alloggiamento. Rimuoviamo molto delicatamente, tenendo fermo il braccio, rimuoviamo la protezione della testina. È molto semplice, c'è questo gancettino da premere, quindi facciamo attenzione a non rovinare lo stilo. A questo punto la guida rapida che vi ho fatto vedere prima nell'unboxing, nella sua versione diciamo fai da te, perché poi quella vera è fatta molto meglio, il cartoncino spesso. Insomma, la guida rapida ci suggerisce di utilizzare la Dima in dotazione, mettiamola in modo che sia visibile la scritta, e va bene, ci mancherebbe, va bene, se non avete nient'altro va benissimo questa, ma se avete già una bilancina digitale che avete acquistato per il vostro giradischi precedente o in previsione del vostro primo giradischi, beh, io suggerisco questa che è più semplice, perlomeno per i miei gusti, quindi io vi farò vedere l'utilizzo con questa. Sappiamo che per questa testina dobbiamo arrivare ad una tracking force di 2 grammi. La bilancina digitale è accesa, adesso si illumina quando posiziono lo stilo su questo puntino nero, più o meno, chiaramente. Vediamo a che valore arriviamo. 1,87 non va bene, arriviamo a 2. Come facciamo ad arrivare a 2? Regolando, vedete sono qui dietro, qui sul contrappeso, regolando il contrappeso con dei movimenti molto fini, perché naturalmente si tratta di valori molto bassi. Vediamo se riusciamo ad arrivare. No, sto andando nella direzione opposta, scusate, perché per guardare lo schermo e poi il braccio ragiono in modo contrario. 1,95, ci siamo quasi. Vediamo se adesso... Benissimo, per i più insicuri e più puntigliosi poi può essere fatta la riprova con la Dima in dotazione, che dovrà rimanere perfettamente in equilibrio posizionando lo stilo nel punto dedicato. Fatto questo, rimettiamo il braccio in posizione di riposo e installiamo il pesetto per l'anti-skating che avevo messo qui sotto da parte. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, anche questo è in alluminio, si può vedere anche dai riflessi di luce, e si va a posizionare qui nella seconda scanalatura. Vi faccio un dettaglio però. Ecco il dettaglio, questo è un nodo da pescatore, insomma chi va a pesca avrà dimestichezza con questo tipo di filo e questo tipo di nodo. Dove va questo filo di nylon? Va nella seconda scanalatura, e a questo punto facciamo passare il filo qui nella stina che ci consente di lasciare in sede il pesetto per l'anti-skating. Adesso non si vede più perché è dietro, eccolo qua. La testina arriva già montata e allineata, quindi non dobbiamo fare nient'altro, dobbiamo solo collegare la cavetteria e ci siamo.
siamo pronti a far suonare i nostri amati vinili. E a questo punto, nel descrivere i punti salienti e i miglioramenti di questo Debut Pro, possiamo anche fare un paragone al volo senza perderci il carattere con il Debut Carbon Evo, di cui vi ho parlato in questo video e di cui il Pro è l'ulteriore passo in avanti grazie a una componentistica di livello superiore. La cosa più semplice è quella che salta subito all'occhio: il materiale del corpo e il colore. MDF per entrambi, l'Evo ha diversi colori e finiture, lucida e opaca. Il Pro al momento ha solo finitura opaca nera, ma rende meglio grazie alle 8 mani di vernice. Il concept di base è ovviamente lo stesso, visto che appartengono entrambi alla serie Debut. Nel Pro migliorano quei componenti che fanno la differenza per chi vuole debuttare nel mondo del giradischi con una spesa ragionevole, ma non vuole rinunciare a materiali e soluzioni più pregiati. Quindi dalla plastica si passa all'alluminio rivestito in nickel per ridurre le risonanze, e si introduce anche la possibilità di regolare l'altezza del braccio in modo da poter passare senza problemi dalla testina in dotazione a un'altra con altezza diversa. E avere una base in metallo fa tutta la differenza di questo mondo quando si vuole agire su un parametro così importante come l'altezza del braccio. Il piatto in alluminio ha peso simile rispetto all'Evo, ma l'innesto in TPE è più importante per ridurre ancora di più le risonanze che andrebbero a sporcare il segnale audio, e nonostante il peso sia simile, la sensazione è di avere tra le mani qualcosa di più stabile, sicuramente fatto meglio, insomma, in poche parole. A proposito di sporco e pulito, ai puristi del design questo switch non farà impazzire. Io invece lo preferisco a quello dell'Evo, che è posto nella parte inferiore del corpo. Questo è più accessibile, quindi più comodo e per me molto più figo. Questi switchettini dal look vintage e nerd e il sound che producono quando vengono manipolati mi fanno impazzire. Con lo switch al centro il giradischi è in stand-by, spostandolo a sinistra viaggiamo agili a 33 giri, a destra 45 giri e 78 giri. 33 giri come vi ho già detto e 45 giri senza dover cambiare la cinghia. Per i 78 giri dobbiamo alzare il piatto, cambiare cinghia e cambiare puleggia. A quel punto utilizziamo lo switch verso destra per andare a 78 giri. Come fulmini, il controllo della velocità quindi è elettronico ed è molto accurato, come ho potuto constatare con l'app RPM. La trovate nel mio caso su iOS, immagino che sia anche nel Play Store per gli Android. Rispetto all'Evo, al Debut Evo, cambia anche la testina, perché siamo passati dalla classica 2M Red di Ortofon alla nuova Pickit Pro di Projet, realizzata dall'azienda del mitico Heinz Lichtenegger appositamente per questo giradischi, in collaborazione sempre con Ortofon. E si intuisce anche dalla forma della Pickit Pro, molto simile se non identica a quella della 2M Red e di tutta la serie 2M. Meglio così, perché ci faciliterà eventuali futuri upgrade con la 2M Bronze o la 2M Black. A proposito, qui ho parlato approfonditamente della serie 2M, dateci un'occhiata dopo questo video. La tensione di uscita della Pickit Pro è di 4 mV a fronte dei 5,5 della 2M Red. Cambiano lievemente anche altri parametri, ma non voglio addentrarmi troppo nei tecnicismi perché preferisco concentrarmi come sempre sulla pratica e dirvi come suona questa Pickit Pro, che se acquistata a parte a un prezzo di listino di 119 euro. Le intenzioni di Projet nello sviluppare la Pickit Pro sono quelle di creare una scena sonora più corposa e più vivida e, aggiungo io, un po' meno sparata in faccia rispetto alla pur gloriosa 2M Red. Però l'obiettivo è sempre lo stesso, ben preciso: ottenere quella resa sonora che vi ho descritto nel miglior rapporto qualità-prezzo. E la domanda nasce spontanea:
come dice l'illustre. C'è riuscita? Assolutamente sì. Certo, quando per le prime volte ascoltiamo la 2M Red, la sua brillantezza ci entusiasma, ma in sessioni di ascolto prolungate per alcuni, compreso me, può essere affaticante. La Pick-It Pro riesce sempre a essere protagonista, ma è più rotonda, è più equilibrata e questo, dal mio punto di vista, è sicuramente un punto a suo favore. Sul canale Telegram di Vinilicamente pubblicherò nei prossimi giorni lo stesso brano riprodotto dalle due testine, dalla 2M Red e dalla Pick-It Pro, così avrete la dimostrazione di quello che sto dicendo. Come raggiungere il canale Telegram di Vinilicamente dai link che sono, come sempre, qui sotto in descrizione. Per Debut Carbon Evo e Debut Carbon Pro rimangono i punti fermi di un braccio con la tipica costruzione a sandwich in alluminio e carbonio e i rinnovati piedini in metallo, si vedono anche da qui. Rispetto all'Evo cambia la finitura, che per il Pro è in nickel. Rimangono anche i connettori RCA placcati in oro sulla parte posteriore, nonché i cavi RCA Connected di buona fattura. Non c'è prefono integrato, quindi dovremo utilizzare quello sul nostro amplificatore se ne è provvisto, oppure acquistarne uno esterno a parte. E qui vi ricordo che io sono un semplice appassionato come voi. Per consigli più approfonditi su cosa abbinare a questo Debut Pro o per qualsiasi altro dubbio vi rimando a chi naviga a gonfie vele nel mondo dell'hi-fi da oltre 50 anni, ossia Hi-Fi di Prinzio, che potete contattare come preferite dicendo che arrivate da questo video. Loro sapranno sicuramente aiutarvi meglio di me, siete in buone mani. Provare per credere. In conclusione, cosa dire di questo Debut Pro? Allora, se il Debut Carbon Evo aveva riacceso prepotentemente il mio entusiasmo verso Project, il Debut Pro mi fa volare altissimo, facendomi venire la voglia di non restituirlo al caro Giancarlo Valletta di Audiogamma. Caro Giancarlo, che dici? Me lo lasci? La costruzione non stravolge quello che abbiamo apprezzato nell'Evo, anzi la base è proprio la stessa, ma sono i nuovi dettagli del braccio nelle parti in alluminio rivestite in nickel che al tatto e alla vista danno veramente un look più professionale al best seller dell'azienda austriaca e per poco più di 700 euro diventa uno dei migliori, se non il migliore, nella fascia di prezzo tra i 500 e i 1000 euro, da sempre povera di alternative che invece abbondano nella fascia precedente, quella più dichiaratamente entry level. Cari amanti dei Rega, tranquilli, non mi sono dimenticato di voi, anzi in futuro qualcosa arriverà sicuramente sul canale, ma non ho provato le versioni più recenti di P1, P2 e soprattutto P3, per cui mi tengo cauto. Ma questo Pro fa valere tutte le sue carte e non è un caso che abbia vinto il premio AESA per il giradischi col miglior rapporto qualità-prezzo del 2021-2022. Se state pensando di acquistare il vostro primo giradischi o se volete fare un upgrade, magari rispetto a un modello della serie Primary o della serie Essential, e il vostro budget vi consente di arrivare alla cifra richiesta per il Pro, andate per il Pro senza alcun dubbio, proprio in scioltezza. Questo almeno per quanto riguarda un giradischi con trazione a cinghia, perché per la trazione diretta il discorso cambia di molto e magari in futuro torneremo su questo aspetto facendo una chiacchierata proprio con Hi-Fi di Prinzio. Bello da vedere, da toccare e soprattutto da ascoltare. Oh, ma qualcosa di negativo va detto per forza. Qualcosa che non mi piace c'è. Le cerniere del coperchio che non mi garbano e non mi garberanno mai. Se mi seguite ormai lo saprete. Il tappetino in feltro fa un po' cheap in un giradischi così performante. Ti prego, Heinz, non me lo mettere più, ti prego. E poi l'ultima cosa, ma questa è una mia tara, preferisco sempre un fermabraccio a gancio. Queste, come vi ho detto, lo ripeto, sono piccolezze perché il Debut Pro è promosso a pieni voti per festeggiare i 30 anni di attività. Project se l'è giocata proprio alla grande. A presto e buoni ascolti.
e da dietro, come sempre, è un gran problema. Battutona.